Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Cari amici di Smart and Healthy, ben trovati, buon anno, perché noi abbiamo fatto una lunga pausa di festività natalizie e intanto, caro Piero, buongiorno e buon anno. Buongiorno caro, buon anno anche a te. Buon anno, qui ora riprendiamo un attimino le redini di questa conduzione, ma sei sicuro di volerlo fare? Vabbè, siamo qua, ormai stiamo trasmettendo, che vuoi, in questo mercoledì 7 gennaio 2026, la prima puntata dell'anno. Passate bene le feste? Tutto sì, bene? passate bene, tutto a posto, grazie. Siamo stati in giro a fare una sorta di giro in camper per 2 settimane, non male, ci siamo divertiti abbastanza. Bene, ottimo, questo ci piace, perché sì, quando uno riesce a prendersi del tempo e a divertirsi, a riposarsi, è sempre positivo. Allora, prima di iniziare, ricordiamo che da questa puntata non andrà più su Spotify, perché alla fine diciamo che Substack c'ha la possibilità di condividerlo su Spotify, ma come abbiamo detto più volte, la puntata sarà di base su Substack, su onde sonore, radiocentroweb.substack.com, con ricondiviso in mille modi, ma la base, il file sarà partirà da lì, ecco, diciamo. Esatto. Per essere molto semplici, perché se inizia a fare se si inizia ad entrare nei tecnicismi non se ne esce più, però esatto. Diciamo la base sarà lì su Substack, esatto. Substack, e poi ci sarà la parte su Spotify. Comunque poi tanto, seguendo i nostri social, Radio Centro Web e comunque The Drive Edit, alla fine troverete il bundle, troverete ciò che serve, il bundle della matassa, il famoso bundle della matassa, o sul sito www.radiocentroweb.it troverete tutto, troverete ogni cosa, ogni risposta alle vostre domande. Quindi prima di partire vogliamo intanto ringraziare tutti i nostri ascoltatori che dall'inizio della prima stagione, ma anche questa seconda, ci stanno accompagnando, ringraziando per tutti i commenti, tutti i consigli, perché poi alla fine magari si vergognano a commentare, ce li mandano in privato e noi ringraziamo per tutte le indicazioni. Anche perché effettivamente è un modo anche per noi per migliorare. Esatto, quindi diteci la vostra, sempre insomma in maniera possibilmente educata, mettiamola così, educata e tranquilla, soprattutto non siamo a far cacciara, mettiamola così, dai. Cacciara positiva, non facciamo così. Sì. Non facciamo come il nostro amicone, perché cominci subito così di brutto oggi proprio. No, non inizio di brutto così, ma qui non si può stare fermi, che qui succede sempre, è i Patreon Game. Poi il premio, quello avevamo già parlato, del premio della pace FIFA. Per la pace FIFA, sì, poi si è dimostrato subito tale e quale. E poi è andato, che poi ritornando, analizzandola, che questa potrei anche fare una puntata in Tribuna Staff. Come tutti sapete, poi ora entreremo nel dettaglio. Trump ha attaccato il Venezuela, ha prelevato con la forza Maduro. Si chiama sequestro di persona, diciamo le cose come stanno. Va bene, ma tu ha prelevato con la forza, è la detenzione che è il sequestro, perché se lui l'avesse prelevato, l'avesse messo su un volo per gli Stati Uniti, per dove, e poi l'avesse lasciato libero, non sarebbe stato sequestro, sarebbe stato un prelevo. Te in Venezuela non ci metti più piede, però non è sequestro, perché puoi andare dove vuoi nel resto del mondo. Invece no, come dici giustamente te,
è un sequestro perché se lo tiene lui. Esatto. E quindi l'ha preso Maduro e consorte, poi andremo sui dettagli su tutto, però a livello sportivo un'azienda americana potrebbe averci guadagnato in pubblicità assurda. Solo potrebbe? No, sicuramente sì, ma per due motivi. No, non mi ricordo quale squadra. Vabbè, intanto chi ha visto un po', sì, un po' i dettagli, le notizie, chi ha visto un po' le notizie, ha visto che Maduro, dittatore venezuelano, perché alla fine è un dittatore. Sì, allora, diciamo le cose come stanno effettivamente. Maduro è un dittatore. Era un dittatore. No, era perché non c'ha più. Era perché non ha più potere, però era un dittatore. Dall'altro lato è vero anche che nonostante Maduro fosse un dittatore, il Venezuela era uno stato sovrano. Esatto, infatti, e poi ci arriviamo anche lì, via, su. Anche te ci arrivi, vai a gamba tesa, cioè, io sono entrato. Sì. Stamattina ho seguito la tua indicazione principale. Ah no, certo. Poi ho capito che Donald sembra giochi a risico, un po' a risico e un po' a Monopoli. Sì, secondo me anche a crack. A crack te non te lo ricordi? Io ce l'ho sempre, un gioco da tavolo. No, sinceramente non mi ricordo. E dovevi spendere tutti i soldi per vincere. Ah, ok, sì, più o meno. C'erano anche le azioni del petrolio da comprare. Sì, giusto, è vero, mi ricordo adesso più o meno com'era. Sì, è un po' tipo del per vincere dovevi fare bancarotta. Sì, è una via di mezzo. O bancarotta o comunque dovevi spendere, cioè dovevi rimanere a zero. Non dovevi avere. Ed era difficile perché. No, era difficile perché il gioco ti faceva guadagnare soldi sempre. quindi era un problema. Era un bel problema, è chiaro, mentre Monopoli te li fa spendere, cioè te li fa, dovresti guadagnarli, invece poi li spendi, invece di no, è il contrario, non devi guadagnarli, devi spenderli, ed è un problema perché poi se compri le azioni del petrolio, per dire, ti danno una rendita fittizia, perché è un gioco, però è una rendita, e quindi se lui ci gioca, anzi sono usciti vari meme, c'è anche il video fatto con l'intelligenza artificiale dove c'è ma anche video così, le post che ti ho condiviso anche di Eman Russ con Trump. Sì. Spettacolare anche quelli. Diciamo ci sono dei vizi di forma leggermente, non di Eman Russ, di Trump, dei vizi di forma perché. Ma sì, c'è proprio quel due, mettiamola così. Spini e pinzillacchere, avrebbe detto Anacleto. Sì, decisamente. Cioè tu attacchi uno stato sovrano, ok? Sì. Con l'intento, però poi è venuto fuori anche quello, è venuto fuori dopo, perché noi ci soffermiamo a queste notizie qua, ma. No, ma perché poi ce ne sono anche altri di questi ultimi giorni che sono ancora. No, ma volendo potremo ampliarle, ma. Allora, questo attaccava il Venezuela. Il Venezuela, un stato sovrano, ha preso il capo di stato dittatore e l'ha sequestrato e se l'è portato negli Stati Uniti. Dove lo tiene non si sa. A New York, da quello che ho capito. Sì, in cima all'Empire State Building. No, non ho idea del dove, ma comunque non credo a New York. Non credo che si sappia, a New York, va bene. Quindi, tra parentesi, città blindata. Cioè, no. poteva portarlo nel paesino del Wisconsin sperduto, no, nel Nevada, nel deserto del Nevada, no, a New York, sì, perché una delle città più grosse del mondo, a New York, cioè l'intelligenza, no vabbè, ma qui aspetta, allora se si parla di intelligenza qui stiamo parlando di altre cose, perché l'intelligenza è una cosa totalmente differente. Come abbiamo sempre detto, Piero, non è soltanto lui, ma è anche chi lo consiglia e non gli dice, cioè Piciccio, poi lui magari non ascolta benissimo, però secondo me neanche chi gli sta a fianco. Cioè se te mi dicessi
Fulvio, guarda, ma la trasmissione, ma se si trasmettesse tutti e due con la parrucca fucsia, che ne diresti? Boh, io ti direi, boh, vediamo, parliamo, facciamo una prova, non lo so. E lui magari una cosa del genere non te l'ascolta nemmeno, fa no, io voglio rimanere il ciuffarancione, rimango il ciuffarancione. Tanto no, allora, quello che è, ma allora anche riguardo a questo, da un lato mi viene da pensare che chi gli sta vicino abbia anche paura di dire le cose. Anche sì, certo, certamente, sì. Perché ora puoi essere stupido quanto tu vuoi, e questo parlo anche di quelli che sono vicini, non solo di lui. Sì, però... Ma a un certo punto la stupidità c'ha anche un limite. Sì, no, certo. Magari anche lì, sì, come dici te giustamente. Donald, signor Trump, signor Presidente, ma perché facciamo così? Licenziato. Ma come? Sì, in effetti. Una scena del genere ce la vedo abbastanza, ma... Ah, certo, sì, assolutamente. Quindi lui ha attaccato il Venezuela. In Venezuela sono più o meno contenti se lui si fosse fermato lì, ma non si è fermato lì. Ma perché ha attaccato proprio il Venezuela? Lui asserisce il fatto di difesa, protezione, ma quello che gli interessa maggiormente, questo è il segreto di Pulcinella, è il petrolio, perché c'ha mille stoccati, mila non so quanti litri di petrolio il Venezuela, ed è lo stesso motivo per cui, altra notizia, è uscito fuori, noi dobbiamo prendere la Groenlandia perché anche lì c'è il petrolio. Ma allora, intanto sono curioso. Poi ce l'ha con Cuba, ce l'ha anche con Cuba, perché Cuba, vabbè. Cuba lì. No, intanto sono curioso di capire un attimo. In Italia i nostri politici principali come hanno reagito? No, politici principali ancora, la Meloni sembra averlo appoggiato, ed è tutto dire, ma non mi sono... Pietà, signore. Pietà, signore. No, più che altro, ecco, appunto, ero curioso anche di capire questo, perché in caso di un attacco alla Groenlandia dovrebbe essere ovviamente invocato l'articolo 5 della NATO. Sì, facendo parte della Danimarca, certo. Esatto. E a quel punto come si metterebbero le cose? Allora, l'unica cosa che non capisco è, mentre qui per il Venezuela hai avuto, diciamo, la scusa, anche se poi hai avuto la scusa per liberare il paese da un dittatore, ok? Vi ho liberato. Sì, allora l'hai liberato da un dittatore, però sostanzialmente lo metti sotto una... Ma va bene. Cioè, allora no, nella sua aspetta, anche qui la vicepresidente del Venezuela ha preso attualmente il potere e ha mandato donne a sfigurare per essere gentili a pesca. Quindi cosa pensi di fare, nel senso? No, certo. Cosa fai? Vai a prelevare anche lei e metti lì veramente un governatore fantoccio? Infatti è quello che non capisco. Perché poi fondamentalmente è questo che potrebbe anche succedere, visto come si sta comportando. Ora, qui tendenzialmente poteva avere la scusa del dittatore, ma con la Groenlandia che scusa c'ha? No, appunto, quello dicevo anche, dicevo proprio. Ci pigliamo per il culo questo, no davvero? Esatto. È così. Si sta arrivando fondamentalmente a quello che facevano i nazisti negli anni 30, quindi abbiamo bisogno del famoso Lebensraum, lo spazio vitale, ci pigliamo i territori che ci interessano prenderci e fine. Ma sì. Come cavolo capita. Il problema e la grossa differenza è che comunque adesso esiste qualcosa che si chiama arma nucleare. Sì, ma è come il discorso, esisterebbe il diritto internazionale, ma
Sì, vabbè, no, quello Come poi, dice Tajani, punta come fino a un dice certo Tajani, Crosetto e compagnia bella, conta fino a un certo punto, e punto. l'hanno ampiamente dimostrato, quindi diciamo che non mi aspetterei niente di diverso anche in questo caso. La Esatto. Meloni che appoggia l'intervento di Trump in Venezuela, come hai detto giustamente te, è tutto dire. Sì, Cioè, purtroppo è così. ora, Purtroppo è così. è vero anche Perché, che i primi a fare questi giochini qua sono stati gli israeliani, ma sì, vabbè. cioè, non sono giustificabili negli uni negli altri, quindi. Quello che citavi te, ho cercato un attimino un po' di dati mentre parlavamo, e a quanto pare quell'azienda di cui parlavi ha fatto quasi 900.000 dollari, ha pagato quasi 900.000 dollari di contributi e spese ai vari partiti politici, quindi negli Stati Uniti. Vabbè, ma è americana. È americana, sì, ma E dimostra l'Oregon. dimostra quanto effettivamente certe aziende siano connesse No, certo, con la politica. con la politica e Certo. tutto, quindi è ovvio che Però, sì, a livello sportivo, mi dicevo, una ditta americana dell'Oregon con Phil Knight fondatore, quindi non diciamo, ho detto Phil Knight, sì, sì. e, Andate a cercare il film Night e capite e di il chi si sta compianto parlando. Bowerman, e il E il compianto compianto Bowerman, Bowerman. fondatori, uno allenatore e un altro venditore, e hanno fondato questa ditta, che poi la biografia è anche avvincente, Sì, perché è molto interessante, veramente. l'arte della vittoria non è male, come il libro non è No, male. no. E però da questa manovra, diciamo così, chiamiamola in questo termine, ha avuto un po' di risonanza mediatica, perché Maduro è stato preso con la tuta di Azienda questa di questo azienda, marchio. di questo marchio, è stata pubblicata dappertutto, social compresi, quindi volenti o non è, anche se non ha avuto molto, eh, non ha avuto alla fine non ha avuto molto tempo per cambiarsi. Questo, vedi, non cambiarsi a volte, non potersi cambiare. Io ti dirò che invece sono quasi convinto che l'abbiano cambiata apposta. Ah, no, no, non mi sorprenderebbe, non mi sorprenderebbe affatto. Sono quasi convinto che l'abbiano cambiato apposta, Vale. Non mi sorprenderebbe per niente, per nulla. Ho questa strana impressione, sì, perché così. Troppo strano che guarda proprio quel tipo Sì, di. poi non è che mi piaccia neanche più di tanto come tu, ti dico la No, verità. in effetti ce ne sono anche di meglio. Sembra i toni del prestare in casa. Più o meno. Secondo me era in casa, cioè l'hanno presa, era in casa in panciolle. Ma l'hanno presa alle 3 di notte, quindi presuppongo stesse anche dormendo. Sì. Gli avranno fatto mettere la fare di addosso e fine. Però Sì. Potrebbe essere. può essere, sì. Ma mettiamola così, abbiamo iniziato bene il 2026. Sì, alla grande proprio benissimo. Spettacolare, sì. Gamba tesa, sì. Non male. No, per nulla, anzi, ma a questo punto mi aspetto qualcosa anche nel prossimo periodo immediato, nell'immediato futuro, insomma. Ah, vabbè, l'anno è lungo. L'anno è lungo, 2026 è lungo. è lungo ancora, sì, ci abbiamo tempo per altre genialate, cose del genere. Certo, te l'ho detto, questo ha fatto i Patriot Game. Parliamo anche di quelli, perché poi effettivamente Sì, possiamo fare anche di quelli. stiamo arrivando a livelli di Hunger Games, attenzione, perché ormai. Ma ascolta, già il fatto che ora io voglio vedere, a parte tutti i complotti, tutti gli accordi, tutte cose, dalla FIFA come gestirà la faccenda.
perché Gli hanno, ricordiamo, gli hanno dato il FIFA Peace Prize lì no, va bene, ma questo prima che attaccasse il Venezuela. Ora che ha attaccato il Venezuela, cioè va bene che dice, vabbè, non me ne frega niente, io vado avanti uguale, benissimo. Però insomma, la FIFA si trova una bella patata bollente, ma non per questi mondiali e basta, anche la FIFA, ma anche il Comitato Olimpico Internazionale, perché ricordiamo che le prossime Olimpiadi saranno qua. Allora, le Olimpiadi invernali sì, sono qui. No, le Olimpiadi quelle estive. No, allora, sì, no, infatti era per distinguere, perché sennò i nostri ascoltatori dicono, ma come, 2026 sono qui? Sì, noi si parla quelle del 2028. Esatto. E ci sta che, perché la FIFA sono molto ammanicati perché non mi dicano che non c'è degli interessi dietro, perché allora, a dirla tutta, Canada e Messico si erano già comunque resi disponibili ancora prima, quando è iniziato a esserci il discorso serio delle retate da parte degli agenti dell'immigrazione. Si erano resi disponibili a diciamo prendere più partite delle fasi della Coppa del Mondo e dire escludiamo completamente gli Stati Uniti e facciamo da noi. Quindi quello era già stato, è ovvio che poi la politica anche in questo caso ci ha messo del suo e tutto è morto lì. Però dopo questa sinceramente dubito che quando scade il mandato, quando finisce il mandato di Trump? Fra 3 anni, c'è ancora 3 anni. 3 anni. Sì. Se continua ancora 3 anni per far danno. No, a parte quello, ma diciamo che c'è quest'anno e tutto l'anno prossimo. No, tutto l'anno prossimo no. Sì, diciamo c'è più o meno tutto l'anno prossimo, poi comunque l'ultimo anno di presidenza generalmente è un po' più corto perché finisce a novembre, però alla fine c'è ancora 2026-2027 in pieno. Sì, volevo vedere, no, più che altro è vero che in America, diciamo fortunatamente, ma allora saranno a Los Angeles il 14 e 30 luglio. Diciamo che fino a un anno prima delle Olimpiadi, fino al 30 giugno 2027, ha modo di far cambiare la sede delle Olimpiadi. Sì, ma cioè, che sappia io, comunque non è una cosa proprio così easy, nel senso che devi prendere una sede che abbia poi delle infrastrutture già. Sì, va bene, non so chi era candidata con Los Angeles. Abbiamo un minutino. Si può provare a vedere. O se no, vabbè, nella pausa, poi ritorniamo dopo. Poi si guarda dopo, sì. Sì, va bene. Capito? Sì, andrebbe visto. Per quello ti dico fino a un anno prima. Perché fino a un anno prima c'hai tempo per avere le garanzie e per ricorrere ai ripari, magari su 2 città vicine, però diciamo che quest'anno potrebbe essere l'anno buono, cioè potrebbe essere quest'anno l'anno decisivo per cambiare sede alle Olimpiadi. Ti dirò che se va avanti così non mi stupirebbe se lo facessero. No, certo. Ho la vaga impressione che proverà quantomeno a ribaltare almeno un altro paio di governi. Sì, certo, come fece per quello Biden, prima di quello Biden. Almeno un altro paio di governi, potrebbe essere tranquillamente il Messico e forse la Colombia o Cuba, uno dei due. Tanto siamo lì. Tanto ha chiaramente fatto capire che gli serve il petrolio. Sì, lo vuole. E questo poi comunque apre un dibattito anche su quanto è successo in passato post attentato dell'11 settembre e
diciamo potrebbe aprire un dibattito anche su quello che è stato effettivamente l'attentato dell'11 settembre. Sì, vabbè, certo. Perché poi diciamo che potenzialmente sì, è ufficialmente stata Al-Qaeda a commetterlo, No, non possono cambiare. Scusa, tanto poi andiamo in pausa. Sì, sì, sì. No, perché tutte e due si erano candidate per Los Angeles e Parigi per il 2024. Poi hanno trovato l'accordo e niente, hanno trovato l'accordo Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Però di fatto non hanno avuto altre candidature per il 2028. Vabbè, vai, torniamo tra poco, cari amici, rimanete con noi. A tra poco. Vai, ciao. Ben ritrovati, ben rientrati da questa pausa, cari amici, sempre con voi, Smartenetti, in diretta, Fulvio e Piero. E stavamo parlando, sì, abbiamo finito la prima parte parlando di possibili scenari di Olimpiadi e quant'altro. Ora, onestamente, vista come si è sviluppata l'assegnazione sia di Parigi 2024, che ormai da 2 anni sono già state, e Los Angeles 2028, è che non credo. Ora noi abbiamo ipotizzato, Piero, che sì, no, sono solo ipotesi, però spostassero. La vedo dura spostare un'Olimpiadi così, visto che è stato diciamo più che altro di comune accordo di dare un'Olimpiade a Parigi e un'Olimpiade a Los Angeles. È che però con questo andazzo del governo Trump, salute, grazie, del governo Trump, rischiano che ci sia poca affluenza, perlomeno di spettatori, non ti dico di atleti, ma di spettatori. Ma allora, spettatori di sicuro, su questo sono d'accordo con te. Il problema potrebbe presentarsi a questo punto anche per gli atleti. Vabbè, determinate nazioni. Perché sì, per determinate nazioni potrebbe esserci anche il problema degli atleti, e il che non è proprio così tanto da dire non ci sarà. Sì, sì e no, ti dico la verità, perché se tu pensi alle Olimpiadi di Mosca del 1980, per boicottare le Olimpiadi gli Stati Uniti non andarono. Quindi sì. Sì, ma lì è un discorso diverso, nel senso lì gli Stati Uniti proprio non sono andati. Qui se anche le squadre volessero venire, decidessero di venire, non è detto che arrivi dei visti, perché poi ricordiamoci anche che c'è anche questo problema qui. Questo si alza la mattina e dice: questa nazione depennata. Poi dalle scatole, esatto, quindi sai, anche lì è da capire un attimino come funzionerà la cosa. Non è un discorso proprio così tanto scontato alla fine. No, è banale. Non è banale. No, assolutamente. No, vabbè, anche gli spettatori, se ci pensi, però sai, gli spettatori vanno tutti solo statunitensi a vedere le Olimpiadi e via, e stop. A quel punto lì se la giocano sullo spettatore locale. Sì, ma allora, considerando i prezzi che hanno messo per le partite dei mondiali, non oso pensare a quelle delle Olimpiadi. Ma allora, vuoi un'idea? Ti dico un prezzo. Stavo guardando così, un prezzo per andare a vedere il pattinaggio, che non c'entra niente con le Olimpiadi estive, perché sono Olimpiadi invernali, ma il pattinaggio di figura, ok, non importa a quale punto sei, finale, non finale, qualificazione, minimo sono 600 euro. Per l'alta borghesia. Sì, sono prezzi da alta borghesia, mettiamola così. Anche perché si parte da, quindi. Sì, no, il prezzo è il posto più scaccioso, in piccionaia, dove piove tutto il tempo. Sì. E non si tratta, anche lì, diciamo, la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è sempre stata cara, soprattutto negli ultimi 35 anni, 40 anni. Benissimo, da dopo la guerra fredda, dopo la caduta del muro di Berlino,
più che altro poi bisognerebbe fare ripercorrerle tutte, ma non è questo il caso, né il luogo né le modalità. Però ultimamente, se te pensi a quelle del 2008 di Pechino, a Cioè, quelle di Atene, Londra, Atene, compagnia, Londra sì, 2012, sì, sì, Atlanta 96, la cerimonia d'apertura, quella di chiusura meno, ma la cerimonia d'apertura costa, ma quella è risaputa. Però è la cerimonia d'apertura, lo posso capire che tu vai a vedere uno spettacolo che è quello. Ma se tu devi promuovere lo sport, a mio parere, opinione, per carità, però è come si diceva con i biglietti del mondiale. Cioè tu devi favorire lo sport, devi favorire il fruitore e tu metti i biglietti a 600 euro del pattinaggio, in questo caso qui, e non ti stupire se nessuno va a fare pattinaggio, a prescindere dal fatto che poi costi o non costi noleggiare la pista e i pattini, per carità, e che soltanto in alcune città io parlo come Italia, sì, sì. ma potrebbe parlare come Europa, non ti stupire che poi un determinato sport non venga praticato o venga praticato meno. Cioè, se non dai neanche la possibilità alle persone di andarla a vedere a una cifra, ma non ti dico che non debba esserci il biglietto da 600 euro, e magari potrebbe starci, perché io prendo il biglietto da 600 euro con il pacchetto all inclusive, ma anche da 1000. Io spendo 1000 euro, voglio stare, è come chi va negli stadi d'Europa a vedersi la Champions League o l'Europa League. Io voglio andare nello Skybox dove tutte le volte che lo chiedo mi danno il prosecco, tutte le volte che lo chiedo mi danno qualcosa da mangiare. Bene, pago e sono consapevole di averlo pagato e via. Però devi dare la possibilità anche a chi non solo non se lo può permettere, ma anche chi non vuole permetterselo, perché se voglio andare in curva e sbraitare in curva devi darmi la possibilità a prezzi abbastanza modici e posso capire, e poi ti faccio parlare. Vai. Se no, diciamo, parla solo lui. No, posso capire che mettano dei prezzi così per fare selezione, per avere certi. Ma guarda, anche se lo mettesse a 200 euro farebbero già selezione. Però sarebbe più accessibile. 600 mi scoccerebbe spenderli così per andare a vedere, a parte il pattinaggio di figura, che vabbè, ma anche fosse una partita di hockey, dai. Allora, partiamo da un concetto principale. Tu giustamente dici le Olimpiadi dovrebbero servire a promuovere lo sport, giusto? Pienamente d'accordo con te. Però ti faccio anche un'altra domanda, ed è questa. Quanti degli sport olimpici vedi effettivamente durante un anno in televisione, per esempio, paragonati a, scegliamone due perché sono i due principali, quantomeno in Italia, che sono calcio e Formula 1. Allora, qualche anno fa ti direi poco. Diciamo che di alcuni sport la gente si ricorda solo per le Olimpiadi. Esatto. Le Olimpiadi, c'è anche questo sport. Ultimamente, io ti dico anche purtroppo, perché è una rivoluzione della TV che ormai è decenni che è avviata, però per fortuna il caro buon vecchio DAZN ha preso i diritti anche della pallavolo, quindi, e della qualche pallacanestro, quindi ti direi di sport olimpici anche pallavolo e pallacanestro hanno già molto più seguito rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa. Certo, se mi vai su uno sport di nicchia ti do ragione. Per esempio, senza andare su uno sport di nicchia, ci sei dentro anche te, l'atletica leggera. L'atletica, allora anche lì... Quanto c'è effettivamente di atletica durante un anno in televisione? Allora, forse qualche meeting di quelli principali. Sì, no, vabbè, lascia stare il discorso televisione nazionale, lasciala stare, perché anche lì è come sparare sulla Croce Rossa e va bene, anche perché diciamo da purista l'atletica bisogna anche saperla raccontare, non soltanto farla vedere.
e anche lì ti dico, le pay per view, quindi in questo caso non DAZN ma Discovery, è stato un grosso volano per far vedere. Certo, se uno si affida soltanto alla TV nazionale, ti dico no, è chiaro che me la fai vedere una volta ogni tanto, come mi fai vedere una volta ogni tanto una partita di pallanuoto o di pallamano, mentre se tu vai sulla pay per view te li guardi come ti pare. Sì, ma anche lì, di quelli che sono sulla pay per view, anche lì bisognerebbe far capire un attimino quanti effettivamente guardano anche quegli sport lì. Ah no, su quello certo. Perché poi anche nei telegiornali sportivi non ne senti mai parlare realmente, a meno che non succeda qualcosa di veramente grosso. E allora c'è la notizia che poi dura 2 secondi e mezzo rispetto a tutto il resto. Quindi sì, promozione dello sport, ma la promozione dello sport non deve esserci solo ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi, ma ci dovrebbe essere poi invece durante tutto il periodo. No, ma su quello sono d'accordo, sono d'accordissimo con te. E a quel punto magari spendo anche volentieri 200 euro per un biglietto di pattinaggio di figure, perché so di che cosa si parla. 100 ok, 600? Se è una cosa che mi piace realmente potrei anche spenderne 600. Ma non per la finale? No, ma è uguale. Per vedere me che pattino? Se è una cosa, ripeto, se è una cosa di cui sono veramente appassionato e mi piace, perché no? Sì. No, ma su questo siamo d'accordo. Beh, ovvio, se non me la fai mai vedere, non so nemmeno di che cosa si parla e quant'altro. Oddio, su Rai Sport pattinaggio di figura viene fatto vedere più spesso di quanto pensi. A volte anche più dell'atletica, sì. È che, vabbè, come abbiamo analizzato anche tante volte con Francesco a Tribuna Staff, non si capisce perché sia quando ci sono stati i mondiali di atletica, appunto, dovessero fare lo switch tra Rai Sport e Rai 2 e Rai Sport a seconda della fascia oraria, a seconda dei TG, quando poi la Rai ha a disposizione più di un canale da poter usare, perché lascia stare Rai 1 che è un canale a sé a questo punto, però da Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, vabbè, Rai Storia non lo tocchi, c'hai Rai Sport, ma ce n'hai diversi, soprattutto in fasce orarie che, cioè, dai delle repliche. Perché non lo vogliono fare sostanzialmente. No, beh, certo, è chiaro. Il discorso è chiaro, non è che... Infatti ti consiglio un libro di un amico che è Simone Salvador, che Noi siamo questi, e poi magari ti mando la foto della copertina, che parla proprio, c'è anche l'avvento del decoder della TV via cavo, via pay per view, perché è il secondo libro, però Noi siamo questi, che parla proprio della televisione a livello italiano, un giornalista del Friuli, insomma è molto interessante, un libro molto interessante che, diciamo, certe cose le sappiamo già anche da noi, anche se non ce le vogliamo raccontare, ma le sappiamo, come stiamo dicendo ora, le sappiamo, però vabbè, ve lo consiglio da leggere assolutamente. Però diciamo, certo, se uno si basa sulla TV nazionale trova poco, trova frazionato tutto, perché a volte trovi il ciclocross, ecco, per esempio, una cosa di essere diciamo partner ufficiale del Giro d'Italia, tutte le tappe te le vedi in chiaro, una cosa positiva è quella che su Rai 2 o su Rai 3 ti vedi la tappa dall'inizio alla fine, anche se poi qualcuno ha storto il naso perché far vedere tutta la tappa quando uno si annoia, potrebbe esserci, vabbè, qui c'è un'altra polemica sulla polemica, ma anche lì ritorno lì, gli sport vanno anche saputi raccontare. Esatto, ma se proprio vogliamo parlare di noia, anche per la Formula 1 che si stava citando prima, sostanzialmente quando vedi il Gran Premio, come partono, come arrivano, quindi due palle, grosse quanto una casa. Che noia, noia, nel senso. Sì, assolutamente sì, perché insomma... non sono più i tempi dei vari Senna, Prost e quant'altro, perlomeno se ne danno una santa ragione.
No, ma già allora iniziava a esserci un po' di tecnologia, ora è tutta tecnologia. Sì, ma Infatti, almeno allora qualche sorpasso tu lo vedevi, ora non tu vedi proprio manco quelli. no, 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 Cioè, infatti, allucinante. infatti, c'è anche un altro, infatti a riguardo di questo, allora aspetta, non mi ricordo se si chiama motori, sì, eccolo qua. C'è un canale che ti consiglio se ti appassiona la Formula 1 di un tempo, Mhm. di un tempo, di un tempo, no, di un tempio, Un di un tempo. tempo fa, che è motori dimenticati, tra i quali c'è il mio caro amico Yuri, andavamo a scuola insieme, Mhm. e hanno anche scritto un libro che è in preordine ancora, però vabbè, vi consiglio di andare a vedere. E tanto se andate anche tramite la pagina di Radio Centro Web lo trovate. Motori dimenticati, ripercorrono un po' tutti i gran premi di una volta che erano quelli proprio appassionati. Ora è tutta Esatto. tecnologia, tutto tante regole assurde anche tra le tante. Sì, che se vogliamo metterla proprio per metterla giù dura, non funziona nemmeno così tanto bene alla fine tutte queste tecnologie. No, c'è l'appassionato che ti segue, però insomma alla fine sia io che te, insomma, vabbè, dice, vabbè, ha vinto, che ha fatto la Ferrari? Bene, oh, ha vinto, ah, ok, bene, che è successo? Anche questa è diventata Niente. utopia ormai. No, niente, lascia sì, va bene. Vabbè, ha vinto Verstappen, tanto vince sempre Verstappen. E boh, insomma, dici, sì, vedi che ha fatto la pole, sì, ha fatto la pole position, ah, bene. Poi oh, ha vinto, no, è andato fuori, allora ti vai a rivedere come mai è andato fuori, come mai non è arrivato esimo. E non ti guardi il Gran Premio come era una volta, è chiaro. Decisamente. Era molto più divertente quando si pigliavano a sale sportellate, mettiamola così. Sì, direi proprio di sì, assolutamente. Purtroppo sì. Non c'è niente da dire, non c'è nulla da fare, soltanto prendere il prossimo premio pace, no. Prossimo Ogni premio tanto, della pace, sì, dai, mettiamola così. sì. Certo, Poi, anche lì, premio per la pace, sì, poi dopo neanche 2 mesi ti e meno due male, guerre una in fila con l'altra, perché e meno male è stato quello FIFA. Pensa se gli avessero dato per davvero il Nobel per la pace. non era possibile, Pensa, dai, non esiste. Se veramente glielo davano, li cadevano proprio, no, mi scadevano in una maniera allora, allucinante. allora avrebbe perso di credibilità assurda il premio Nobel in quel caso lì. Sì. Tu E per pensaci, fortuna sono stati tanto intelligenti da non farlo. pensa tu, eh, sliding doors, no? Candidato premio per la pace, Nobel per la pace, Donald Trump vince e poi fa questa cosa qui del Venezuela con, vabbè, poi è uscita fuori nella vista l'immagine, la mappa della Groenlandia con la bandiera americana, vabbè. Sì, anche quella è, Lasciamo stare, anche eh, quella è veramente ridicola, sì, ma però no, guarda, assurdo. Penso assurdo che è fondamentalmente il fatto che nessuno abbia il coraggio di dirgli tutto. Questo è ancora più assurdo. o come hai detto te, nessuno ha il coraggio, di dirlo, di dire, oh, ma che fate? Che stai facendo, Ciccio? Ti sei accorto? Stai facendo delle bischerate? Te ne Sì, sei accorto? ad essere ancora educati a chiamarle bischerate. Noi dobbiamo dirle così perché siamo in radio, Politicamente corretto, sì. caro Piero. Noi dobbiamo essere abbastanza pacati nei termini. E quindi questo è. Sì. Quindi questo è. Vabbè. A volte ci si chiede effettivamente che mondo lasceremo ai nostri figli, ma in questo momento proprio. Sì. No, c'era su questa citazione c'era anche un'altra su Kate Richards. Ma che mondo lasceremo a Kate Richards? Non positivo decisamente, mettiamola così. Come farà Kate Richards quando noi non ci saremo più?
e quello è Che tanto. lui sarà ancora vivo, ovviamente, perché Sì. Sì. no, va bene. E il problema è anche un altro discorso, perché è vero che se da una parte internamente non gli viene detto nulla, ma anche l'Europa non è che condanna tutte le azioni, no, sta zitta. A parte Io devo ancora capire quali azioni ha condannato fino ad ora l'Europa rispetto a quelle commesse dagli Stati Uniti, perché no, ma non vabbè, mi sembra che... Lascia stare quelle passate, ma questa è grossa, questa del Venezuela. Quindi alla fine, cioè, Alla fine questo per il momento può fare che cavolo gli pare, va bene, sostanzialmente. è che gli è uscita, lo sai perché ha attaccato il Venezuela? Per il petrolio. No, perché gli è uscita fuori la carta conquista il Venezuela. Ah, risico, sì, ho visto. Bravo, sì, è uscita conquista il Venezuela. E giustamente lui dice devo proseguire con quella carta lì, effettivamente. Esatto, che non c'è l'Europa dell'Ovest occidentale, non ci tocca, perché l'Europa occidentale, a risico ci siamo anche noi nell'Europa occidentale. Ma io sono curioso di capire veramente che cosa succederebbe se questo decidesse di attaccare la Groenlandia come vuol fare. Lì sono curioso veramente di vedere che cosa succederebbe. E la NATO a quel punto dovrà schierarsi, e allora sappiamo. Andremo nei film come nei film di fantascienza, l'ordine mondiale, una nazione unica nel mondo, oppure terra divisa a macro nazioni, perché a quel punto Diventerebbe un po' più complicata la storia. un pochino sì, un po' sì, un po' sì. Tra le altre cose, sentivo lunedì mattina, sembra che il Canada abbia preso il Ministero della Salute canadese, quindi fondamentalmente la parte medica, abbia preso la decisione di prendere molto con le pinze ciò che arriva dagli Stati Uniti, nel senso che come notizie, come warning, diciamo, come avvertenze, nel senso tipo dagli Stati Uniti arriva la notizia che c'è una nuova pandemia che si sta diffondendo, i canadesi dicono bene, prima ci date le prove effettive di quello che sta succedendo, poi se ne può riparlare. E anche questa è abbastanza seria, nel senso che vuol dire che comunque anche a livello di credibilità gli Stati Uniti stanno perdendo proprio diciamo, la fiducia delle altre nazioni, e che, visto quello che succede, non mi stupisce nemmeno più di tanto, sono sincero. Certo, no, assolutamente. Bene, caro Piero, siamo arrivati alla fine di questa anche di questa puntata, a parlare anche del più del meno. E senti, noi ci ritroviamo mercoledì 14. Sì, direi che mercoledì 14, giusto? Pensavo tu volessi parlare di quello che si stava dicendo prima, ma non. No, va bene. Dovete seguirci, potrebbe esserci qualche sorpresa, qualche novità, settimana nuova, a seguirci sia cortocircuito, e infatti sono stato zitto ieri nella puntata di stamani, perché cortocircuito è andato in onda non martedì, cioè ieri, ma stamani mattina, ma sono stato zitto, e vedete i social, vedrete e capirete, magari, forse, non lo so. Dovete seguirci e allora capirete. Detto questo, caro Piero, noi ci sentiamo per settimana nuova. Esatto. Per mercoledì 14, intanto ascoltateci sia in radio che su in podcast, ricordatevi che va solo su Substack, sempre sabato alle 11, e niente, caro Piero, ti ringrazio anche per questa volta. Grazie a te, ci vediamo poi, ci sentiamo mercoledì prossimo, e buona settimana a tutti, sperando che sia un attimino più tranquilla. Beh sì, speriamo.
Se ci saranno altre conquiste, vedremo. Vedremo. Bene. Ciao a tutti.